Amici della domenica e dei video fatti male, bentornati su Pepper Collectibles per il consueto appuntamento con le news della settimana. Consueto per modo di dire perché la scorsa non ho potuto registrare le news per problemi di varia natura, quindi me ne scuso e colgo l'occasione per ringraziare e per salutare tutti gli abbonati, tutti gli iscritti e tutti coloro che sono presenti all'interno del gruppo Telegram per soli abbonati. In particolar modo un saluto speciale a Claudio, forza Claudio. Ultima settimana di novembre, quindi ultimo weekend, ci leviamo dal cavolo questo novembre freddo, buio, piovoso, indiaolato per lasciare spazio al buon dicembre in cui tutti siamo più buoni, più clementi, più felici. Sto cazzo. E quindi andiamo a vedere insieme quelle che sono state le novità delle ultime 2 settimane, partendo come sempre da Hot Toys. Ovviamente ho raccolto tutti quelli che sono i rilasci, gli annunci per fare un unico discorso, cercherò di essere breve perché la roba è veramente tanta. Partiamo da Hot Toys perché ovviamente ci sono sempre le mie solite polemiche sull'azienda. È stato rilasciato il Batman Returns, Batman il ritorno, che mi sembra abbia conservato più o meno quelli che erano i presupposti che erano stati mostrati nel prototipo. Non mi sembra migliorato granché, ma nemmeno peggiorato, quindi di questi tempi con Hot Toys è tutto di guadagnato. Un pezzo che a me, ripeto, come dissi all'epoca, piace, interessa, non ricordo se ho effettuato il preordine, sarò sincero con voi, ma è probabile, può essere che lo vedrete sul canale, non lo so ancora. Fatemi sapere voi se l'avete preso e che cosa ne pensate, se magari avete la fortuna di averlo già tra le mani. Stesso discorso per Loki, ci ha fatto aspettare tantissimo Loki nella sua versione God, quella tratta dalla serie TV. Un Loki che per quanto mi riguarda invece delude tantissimo in questa sua release. Non sarò particolarmente prolisso in questo discorso perché ci sarebbe tanto da dire, ma comunque questo è quello che a me sembra essere un downgrade. Rispetto a quelle che sono state le foto del prototipo, ne sono girate anche tante altre, l'Head Sculpt secondo me non rispetta quelli che erano gli standard del prototipo, almeno quello che abbiamo visto nelle foto. Ci sarà stato Photoshop, secondo me non è così, ma quanto il prototipo secondo me era stato affidato ad un artista che ovviamente poi non ha realizzato tutte le altre copie e secondo me è stato riciclato in qualche modo la vecchia scultura del viso, ma di questo ragazzi ne parleremo in modo molto più approfondito, così come di altro, magari in una live o comunque in altri contesti, come per esempio qui sotto nei commenti. Poi è stato rilasciato anche il buon comandante Wolf, spostandoci su Star Wars e in particolare su The Clone Wars, altro clone di cui, come al solito ragazzi, opinione personalissima, opinionissima, a me, non mi interessano più di tanto i cloni. Comandante Wolf comunque figo, dall'estetica molto accattivante, molto carino, insomma è stato rilasciato, anche qui molto dettagliato il viso, solito viso ovviamente essendo un clone, caratterizzato dalla cicatrice, dalla mancanza dell'occhio destro. Comandante Wolf sempre bello cattivo, cazzuto, e sarebbe figo, anche come lo vediamo in questa foto, affiancarlo appunto a Rex e Cody. Veramente un trittico di tutto rispetto. E poi non so se è l'ultimo rilascio, non mi ricordo, comunque il rilascio di Hot Toys, l'Armored Batman, anche questo da Batman v Superman. Anche qui avrei qualcosa da ridire, a parte l'estetica che a me personalmente piace parecchio. È stata cambiata la bocca di questa seconda testa, questa con i denti digrignati. Adesso in questo contesto, ragazzi, non si vede purtroppo quella del prototipo, ma credo che voi abbiate presente. Anche qui ci sarebbe da fare una polemica perché, secondo me, a parte che è migliorato, cioè io lo trovo migliorato con questa bocca qui, però solita politica di Hot Toys. Secondo me, se stai facendo un pezzo, stai facendo un miglioramento importante, un cambiamento, non lo chiamerei miglioramento, un cambiamento importante come quello di cambiare una bocca completamente, tu dovresti quantomeno avvisare l'utente, chi compra i tuoi prodotti.
Perché mettiamo caso che io avessi voluto comprare questo Batman, preordinare questo Batman per la bocca che c'era prima. A me piaceva quella, ok? Nel momento in cui tu me lo fai uscire senza quella bocca e tu mi stai facendo un torto. O me lo proponi, me lo aggiungi come accessorio aggiuntivo, un'altra testa, un'altra bocca, quello che te pare, con un'espressione differente, o quantomeno in corso d'opera mi devi dare la possibilità di venire a conoscenza di questa cosa, in modo tale che io possa decidere cosa fare poi con il mio preordine, ritirarlo, lasciarlo, magari prima non mi piaceva, al contrario, con quella bocca lì, adesso, visto che hai messo questo tipo di bocca, mi potrebbe interessare, quindi comprarlo a mia volta. Niente, politica di Hot Toys è quella della zero comunicazione con l'utente e quindi questo è il risultato, che ripeto, secondo me è migliorato, ma questi sono accorgimenti che secondo me questa azienda dovrebbe avere. È successo in altre occasioni, Obi-Wan Kenobi che è stato migliorato ed è stato rivelato tutto il giorno prima della release, stesso discorso con Rocket Raccoon, stesso discorso col Feral Predator che al preordine aveva quella articolazione del busto inguardabile, poi in fase di uscita è stato migliorato. Ok, ma se io avessi voluto preordinarlo con quell'articolazione, io per esempio non l'ho preordinato per quello. Poi quando esce me lo migliori, mi gira un po' le palle. Però se me l'avessi detto magari, che ne so, dopo 3 mesi dall'annuncio, magari ci avevi pensato e anche tu, Hot Toys, avresti guadagnato comunque un acquisto. Veniamo adesso agli annunci, dai più trascurabili, secondo me, ai veri e propri capolavori. E poi Hot Toys questa settimana ci ha deliziato con un capolavoro, ragazzi, veramente al bacio. Giusto 2 parole sui 2 Spider-Man, perché sono 2 che Hot Toys ha annunciato la scorsa settimana. Sono quelli delle serie TV. 1977 è questo e l'altra sempre del 1978, se non mi sbaglio, quello giapponese. Un paio di immagini di questo, che tra l'altro è disponibile solo in 600 copie se non mi sbaglio, sì, quindi ragazzi proprio affrettatevi, andate a fare la fila per acquistare questo Spider-Man. A parte gli scherzi, magari potrebbe interessare a qualcuno, a me zero totale. Mi ricorda un pochino il look dell'Amazing Spider-Man, quello tratto dal fumetto che aveva già rilasciato Toys. Comunque deve piacere, a me sinceramente non fa impazzire, così come questo giapponese che te lo dico a fare, un altro capolavoro, credo che sia abbastanza realistico, penso che gli manchino almeno un paio di accessori per essere completo, ma questa cucitura che adesso andiamo a vedere sulla testa, proprio a metà testa, è proprio ciò che non mi piace assolutamente degli Spider-Man, di questo Spider-Man quantomeno. Il testone, che comunque era così, ragazzi, ho constatato che effettivamente era così, era un piccolo giapponese con la testa più grande del normale che faceva questo Spider-Man, e l'evidente cambio di colorazione tra la plastica delle mani e il tessuto, quindi secondo me questo è un altro prodotto da trascurare, ma vedete voi ragazzi, magari sto offendendo qualcuno, me ne scuso. 1500 unità per questo Spider-Man Limited Edition, 1500 unità penso che siano più che abbastanza per un pezzo del genere. Quindi anche qui affrettatevi ragazzi, perché sta per uscire, tra l'altro, se non è già stato rilasciato, ecco, ultimo trimestre del 2025, primo del 2026. Poi è stato annunciato anche qui, tra i tanti personaggi di Star Wars di episodio 3 che si sarebbero potuti fare, cosa andiamo a fare noi? Un clone 212esimo del battaglione 212, sia in versione deluxe, attenzione, che in versione standard. Quindi per chi è amante dei cloni, tanto di cappello, tanto di rispetto ragazzi, ne avete ben un altro disponibile che potete acquistare dal buon Il Colosso dei Nerd. Non so se lo metterà Gianluca, perché anche lui mi sembra bello stufo di questa roba, ma comunque eccolo qui, in uscita l'ultimo trimestre del 2026, primo del 2027, un altro bel clone di episodio 3 e Yoda e tanti altri personaggi che tutti stanno aspettando lì col pisello in mano. Penso che nemmeno quest'anno verranno annunciati, e quale migliore occasione di quest'anno per farlo, ma noi facciamo i cloni. Poi il vero e proprio capolavoro di questa settimana, ragazzi, mettetevi comodi, se siete sul cesso mettetevi ancora più comodi, perché qui siamo davanti all'eccellenza.
Batman nella sua blue and grey suit, che dovrebbe ricordare il Batman Ash che tanti amiamo, oltre che Bugs Bunny, come possiamo vedere in questa foto sulla sinistra. Questo Batman è una sorta di concept, perché dicono che sia tratto da The Flash, ma in realtà in The Flash, qui ci sono un sacco di problemi ragazzi, veramente tanti. In The Flash, il buon Keaton, che ormai è vecchietto, chi ha visto The Flash lo sa, non indossa mai questa tuta, ma si vede solo una scena in pieno stile Iron Man in cui vi è l'armeria, insomma, di Batman, se non ricordo male, perché poi quel film per me è anche di dubbia qualità, quindi l'ho abbastanza rimosso. Si vede la scena in cui ci sono, tra le altre armature, tra gli altri costumi, anche questo, e qui Hot Toys ha deciso, ma scusa, perché non seguiamo la nostra linea di successo di Iron Man e non cominciamo a fare tutti i costumi anche per Batman? Eccovelo qui, tutto sbagliato, ma è uno dei pezzi che ha deciso di mettere sul mercato in edizione stralimitata, è già uscito tra l'altro ragazzi, limitata a non so quanti pezzi, 1500 e meno male, di questo Batman. Io mi sento di distruggerlo completamente, mi dispiace ragazzi, sia perché se proprio avessi voluto far finta che Keaton avesse indossato questo costume, quantomeno gli avresti messo il viso da anziano, invece no, abbiamo riciclato ovviamente i volti, non posso guardarla questa foto, i volti del Batman 89, quindi per metterli esattamente pari su questo vestito. Qui ci fanno vedere anche, vedete che potete mettere anche la testa di Keaton, di Batman Il Ritorno, ma a me fa cagarissimo, ma sinceramente è una cosa che proprio non riesco a concepire. Rughe sulla fronte, head sculpt che è quello di Batman 89, di cui si salva secondo me appunto questo danneggiato, l'altro è quello con i dentini da Bugs Bunny che tutti abbiamo amato in Batman 89 di Hot Toys, occhi che possono essere girati, c'è un lavoro sulla parte dell'addome, insomma sulla scultura del body, hanno cablato il mantello, per il resto ragazzi per me non si salva assolutamente niente di questo Batman. Anche qui mi scuso se dovessi aver offeso qualcuno, ma i gusti sono gusti, a me fa cagare a spruzzo. Avrei voluto magari vedere un bel Batman Ash, magari da uno studio o anche da Hot Toys, chiunque sia, fatto per bene. E invece ci ritroviamo ancora una volta con questa roba. E questo era tutto per Hot Toys. Mi dispiace, ma questo era tutto. Quindi continua la scia di merda che si porta dietro Hot Toys nell'ultimo periodo e mi dispiace doverne parlare male, mi dispiace ragazzi perché ultimamente veramente Hot Toys, e lo sapete, completamente assente sul mercato. Passiamo adesso in art, passiamo alle cose serie, in art che invece fa parlare di sé in modo altrettanto, no, in modo positivo, all'opposto di Hot Toys, partiamo dalle 1 a 12, questo Wukong nella sua Stone Monkey, la scimmia di pietra. Non voglio spoilerare altro per chi non ha giocato il videogioco, è uno, diciamo, dei poteri di Wukong. Qui viene riproposto in scala 1 a 12, qualità che a me sembra più che ottima, un prezzo totale che troviamo per il momento su InArt a $76, quindi un prezzo direi del tutto accessibile, molto figa. E abbiamo già intravisto in varie fiere, Wonder Festival e quant'altro, che ci saranno diverse versioni di Wukong, quindi la linea dedicata a lui continuerà, con anche vari poteri speciali come cerchio di fuoco e altre cose molto interessanti, quindi stiamo a vedere che come si comporterà InArt anche in questo frangente. 1 a 12 anche per Catwoman, oggi, il 28, proprio è stato il giorno dei preordini a bomba di InArt. 1 a 12 che, non lo so, sarà perché sono influenzato dalla 1 a 6 che vedremo fra un istante, non mi fa impazzire, figa da affiancare al Batman ovviamente, articolazioni in vista che non mi fanno impazzire, però comunque la qualità generale per essere un 1 a 12 direi che è più che buona sugli standard di quello che abbiamo visto finora. Un viso un po' troppo di ceramica, cosa che ho visto anche nella 1 a 6, però
ci sta, perché l'attrice era effettivamente così per gli anni che aveva, e quindi dai, direi un risultato piuttosto soddisfacente. Anche in questo caso $57 il prezzo totale, quindi un prezzo veramente molto basso. Direi che il rapporto qualità-prezzo è molto più che soddisfacente. E qui siamo davanti al primo dei due capolavori di Nart. So che qualcuno si infastidisce quando uso la parola capolavoro, ma pigliatevela in culo. The Dark Knight Rises, Catwoman in scala 1:6. Qui è il primo prodotto che secondo me vale l'acquisto. Che ve lo devo dire, che vi devo dire ragazzi, io non riesco a vederci dei grossi difetti, forse la capigliatura un po' troppo leccata da una vacca, ma in realtà era anche così nel film, quindi veramente sto cercando il pelo nell'uovo per trovarle un difetto. La pelle forse un po' troppo di ceramica, come dicevo prima, un po' troppo perfetta, non ve lo so dire. Resta il fatto che è un prezzo esagerato, molto molto bella, sicuramente, ve lo dico a mani basse, superiore rispetto alla controparte Hot Toys, ovviamente con capelli innestati, mani intercambiabili, la basetta che non è più magnetica, lo sapete. Nart ha abbandonato almeno momentaneamente l'utilizzo delle basette magnetiche, e capisco anche il motivo, perché io nella mia collezione, avendo già due Nart del Signore degli Anelli, ho riscontrato il problema della base magnetica, che comunque non reggeva più di tanto, faceva cadere spesso i pezzi, e quindi credo che le lamentele siano arrivati non solo da una parte ma da più di una, quindi abbiano optato per tornare ai vecchi supporti. Speriamo che vadano a migliorare invece le basi magnetiche, perché erano una figata. Ultimo annuncio della settimana, e anche quello che io personalmente stavo aspettando di più, è quello che reputo essere la figura di qualità maggiore in tutto quello che abbiamo visto, anche se il confronto era solo con Catwoman secondo me, e Daryl Dixon da The Walking Dead, sempre stagione 8 se non ricordo male. Che vi devo dire raga, l'avevamo già visto in più di un'occasione, adesso possiamo vederlo più nel dettaglio, e qui secondo me siamo davanti alla perfezione. Anche qui mi duole dirlo, ma devo fare il confronto con Hot Toys, con il Sam Porter Bridges, che è l'unico esemplare, diciamo, di Hot Toys che riporta le fattezze dell'attore in scala 1:6. Direi che il confronto viene vinto da Nart ancora una volta. Massimo il livello di dettaglio, qui lo vediamo intanto agli altri due ragazzoni che sono già usciti, di cui mi sono assicurato il preordine. Ci sono ovviamente gli avambracci seamless, tatuati in questo caso. Guardate anche il dettaglio del tatuaggio, che non è fresco ma è passato insomma qualche anno, insomma è leggermente consumato. Dettagli della pelle, non so se riuscite a vederli, ma nel caso andate sul sito, sul Colosso dei Nerd o sul sito di Nart per vedervi i dettagli della texture, della pelle, delle vene e di quant'altro. Mi ricorda molto la Lim Toys che ho visto di recente, di cui ho fatto l'unboxing, qualcosa di impressionante il livello di dettaglio. Ovviamente basetta, come dicevo anche prima, non magnetica, con come abbiamo visto per Rick, i vari zombie sul profilo, The Walking Dead, la targhetta espositiva. E niente ragazzi, vera pelle dove ci deve essere la vera pelle, tessuto di buona qualità, me lo auguro, ma penso proprio di sì, non ci sarà questo problema sicuramente. Innesto fatto come si deve. Ragazzi, un pezzo veramente eccezionale che tutti i fan di The Walking Dead devono assolutamente avere. Io per primo avrò tutti e tre i pezzi di The Walking Dead, ne vedremo l'unboxing chissà quando. Penso l'anno prossimo, la data di uscita dovrebbe essere fine del 2026. Penso che per il 2027 riusciremo ad avere tra le mani questi pezzi. Andiamo adesso sul Colosso dei Nerd per vedere questi e tante altre cosine. Ci eravamo lasciati in realtà già con Luffy di SH Figuarts. Eccolo il nuovo la nuova Hot Toys del
Trooper del 212esimo a 289 euro, c'è questo Akuma da Street Fighter 6 che è una figata ragazzi, un po' costosetta come statua, però è una Premium Masterline, davvero eccezionale, bellissima questa versione, io l'ho sempre amata, l'ho sempre adorata. Ed ecco qui i prezzi, tra l'altro, della 1.12 di Catwoman a 85 euro, sto parlando ovviamente di Nart, 419 per Catwoman in scala 1:6 e 429 per Daryl Dixon, quindi rimaniamo più o meno in linea con quelli che erano i prezzi di Rick. Meno costoso invece Negan, ovviamente, perché non avendo l'innesto rimane in linea con tutte le altre 1:6. Detto questo ragazzi, io ho finito, ci sarebbe tantissimo ancora di cui parlare, ci sarebbe da dire tantissime cose sul Hot Toys, tantissime cose su Inart, ma io purtroppo devo rimanere nei tempi ristretti della soglia d'attenzione della maggior parte di voi e quindi il video si conclude qui. Fatemi sapere che cosa ne pensate, magari prima di Natale cercherò, tempo e problemi vari permettendo, di fare una live in cui potremo parlare liberamente di tutto quanto, se mi farete capire che ci sarà partecipazione da parte vostra, ci sarà voglia, insomma, di essere presenti. Detto questo io vi saluto, ancora buona domenica e ci vediamo alla prossima. Ciao raga, a presto.